Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di ottobre e abbiamo la carta dell'imperatore. L'imperatore può far riferimento alla vostra persona di interesse piuttosto che a un capo. Vi ricordo che queste sono comunque stese generiche sull'affettività in generale, quindi può anche riguardare questioni familiari o tra amici. Come dico sempre, le letture sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla, se per caso volete completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Nel caso poi non sappiate come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e nelle info del canale. Allora ragazzi, questo imperatore si parla di appunto un affetto vicino, oppure può far riferimento, se per esempio riguardasse un certo tipo di energia, può far riferimento a un qualche cosa che sta cercando o diventa stabile. Sta cercando la stabilità oppure diventa stabile, diciamo così. Allora, andiamo a vedere. Abbiamo questo 5 di coppe, un fante di bastoni al contrario, l'eremita, un 5 di spade, un 6 di bastoni al contrario, la luna, queste le tiro su perché sono troppe. Vediamo che altra carta. La torre, ragazzi, luna e torre per terminare il periodo. Allora, partiamo con questo 5 di coppe. Il 5 di coppe è sempre una carta di tristezza. C'è in qualche modo c'è stata una perdita di tipo astratto, potrebbe essere una perdita di tipo affettivo, una perdita di un'occasione, la perdita della fiducia, la perdita di qualcuno anche, di un'emozione, di una speranza. Andiamo a vedere dopo con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche questo fante di bastoni. Allora, il fante di bastoni qui, ragazzi, può far riferimento a dei figli o se fosse a un atteggiamento. Sta di fatto che ho l'idea che se fosse l'altra persona, ed è per quello che magari si cerca questa stabilità, potrebbe avere tendenze un po' egoistiche, potrebbe, diciamo, pensare abbastanza ai fatti suoi, se questa persona rappresentasse per esempio il o la vostra partner. Può anche essere una vostra mancanza di entusiasmo, sapete? Perché comunque poi avete l'eremita. C'è qualcuno che ha bisogno di un isolamento, di isolarsi, di elaborare qualche cosa all'interno. Quindi può essere sia una mancanza di entusiasmo da parte vostra piuttosto che da parte dell'altra persona. E avendo anche poi questo 5 di spade, ho come la sensazione che la fase dell'eremita vi serva proprio per arrivare, diciamo, a trovare il bandolo della matassa. È come se con il 5 di spade ci fosse una sorta di aggrovigliamento di pensieri, di parole. Magari potrebbero anche esserci delle discussioni, ok? Col 5 di spade, qualche cosa che si dice e di cui magari poi ci si pente. Andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dal 5 di coppe. 10 di pentacoli e regina di spade. Sì, come vi dicevo, può aver a che fare anche con questioni familiari. C'è anche questa regina di spade, potrebbe proprio essere un genitore in questo caso, eh? Magari avete
un rapporto un po' teso in questo periodo con i vostri genitori, diciamo che potrebbe scappare quella parola in più. Ecco, e la stessa cosa se il fante di bastoni rappresentasse la vostra persona di interesse o un figlio. Andiamo a vedere questo fante. Ok, regina di bastoni e imperatore. Credo più che sia la persona di interesse, perché qui abbiamo di nuovo l'imperatore. C'è comunque un qualche atteggiamento poco chiaro, mi viene da dire, nel senso che quando c'è un fante di bastoni, la persona guarda sempre molto per se stessa. Ora, che sia una questione di interesse o che sia una questione magari semplicemente di difesa, cioè qualcuno magari si sta difendendo, ho come l'idea che abbiate bisogno di affrontare questa persona in modo determinato, cioè se questa persona vi fa vedere sempre il suo lato del bicchiere mezzo vuoto, qui è ora di mettere le cose in equilibrio, le cose chiare, come per dire le carte in tavola, no? Giocare a carte scoperte in un certo senso, ma no, non è neanche così. E più che tutto è appunto dire, ok, questo è il mio limite, questo è quello di cui ho bisogno, come ci veniamo incontro? Cioè, questo è quello che ti posso dare io, e più di tanto non posso perché anch'io ho un limite. Come ci possiamo venire incontro? Andiamo a vedere l'eremita. Sta di fatto che qui si ricerca una stabilità, ma c'è anche con questa carta di eremita il bisogno, la necessità di prendersi un periodo di riflessione. E infatti qui abbiamo il sole, 7 di spade e 8 di coppe. È come se doveste fare chiarezza mentale sulle bugie che vi hanno raccontato gli altri, ma anche sulle bugie che vi siete raccontati da soli. Sapete, quando uno si fa magari un viaggio, un film pindalico su una persona, poi la disillusione, ad un certo punto magari ci si accorge che quel tipo di sogno era solo da parte nostra, dall'altra parte non c'era niente, no? Il fatto di, sì, darsi delle illusioni, raccontarsi delle storie, cercare di giustificare le cose a tutti i costi o determinati comportamenti a tutti i costi. Qui è ora che qualcuno si faccia un esame di coscienza fondamentalmente, perché anche l'otto di coppe è una carta che parla di introspezione, no? È ora di fare chiarezza mentale. Infatti è proprio quello che ci dice il 5 di spade. Andiamolo a vedere. Due di bastoni, mondo, 4 di spade e carro. Sì, ho come l'idea che dobbiate allontanarvi perché abbiamo ben due carte di distanza, due arcani maggiori di distanza e un arcano minore che vi dà un po' questa voglia di muovervi, di movimento, di andare oltre, cioè basta con tutti questi litigi, basta con i sotterfugi, basta con le cose nascoste, basta con le cattive sorprese. 5 di spade sono le lotte egoiche, quindi quando si discute solo per vedere chi ha o meno ragione, cioè alla fine non si arriva mai alla soluzione del problema, no? Ed è un po' come se avessi bisogno di guarire con questo 4 di spade da questo tipo di tendenze o da questo tipo di ambiente anche. Ambiente mentale proprio, no? Andiamo a vedere il 6 di bastoni al contrario. Asso di bastoni. Questa è venuta via, la teniamo. Asso di bastoni, cavaliere di coppe e forza. Beh, devo dire che non so di che forza sia questa persona, se fosse per esempio la vostra persona di interesse, ma anche se fosse una questione tra genitori e figli, è come se ad un certo punto si trovasse un accordo tra di voi senza
un accordo, un incontro, potrebbe essere un'offerta, ok? Senza farlo sapere troppo agli altri. Quindi, se fosse una relazione, per esempio, mi verrebbe da dire che c'è qualche cosa che vi fa sentire che la relazione non vi dà tutto quello che volete, ma comunque c'è una proposta di contatto, di unione. Una proposta potrebbe anche essere passionale, di condividere certe passioni. Ehm, c'è questa forza che mi fa ben sperare, ragazzi, perché qua quando c'è la carta della forza si parla di un amore pulito. Vi dico, il 6 di bastoni al contrario è sempre qualche cosa o di illecito o che non è riconosciuto. Cioè, sapete, è come quando una persona magari vi scrive le cose carine, poi quando voi cercate di strappare una parola in più del tipo, sì, ma allora vuol dire che c'è qualcosa, no? Che ti sei affezionato. L'altra persona tira indietro, non si espone e voi avete questa sensazione come vi posso dire? Di non completamento, di restare così in aria, però è come sentirlo. Il punto qual è? Che poi abbiamo la luna, ci sono delle paure. Andiamo a vedere. Fante di spade. Due di spade e sacerdotessa. Ragazzi, guardate, con la sacerdotessa è come se voi sapeste già che tipo di dinamica si potrebbe instaurare con questa persona da qui in avanti. Ora, dipende se le bugie sono le vostre o se ve le ha dette quest'altra persona, genitore, partner, quello che per voi rappresenta questo fante di bastoni, che vi ricordo comunque richiama anche la carta dell'imperatore, quindi può essere che sia una persona con una certa età, quindi è più facile che sia un padre. Però comunque la sacerdotessa vi dà già le dritte. È come se voi sapeste, ok? Avete la luna, che è una carta comunque di divino femminile, qui avete il divino maschile, e la sacerdotessa, che è un'altra carta di un forte divino femminile, di una forte intuizione. E il punto è che voi non sapete bene da che parte andare. Avevate un 2 da qualche parte? Qua. Ecco, infatti, un 2 di bastoni. È un po' come se non sapere se tornare indietro sui vostri passi oppure andare avanti per un nuovo tipo di strada, un nuovo tipo di percorso. Diciamo che avete bisogno di fare chiarezza mentale in questo periodo e la troverete ritirandovi per conto vostro, magari facendo un seminario, magari partecipando a qualche cosa, a qualche manifestazione, però da soli. Più che manifestazione sono proprio corsi dove vi istruiscono, dove voi imparate cose, dove voi curate l'anima. Quello potrebbe farvi veramente bene perché vi rischiara appunto le idee, diciamo così. E poi, nonostante ci sia comunque questa offerta, questa potrebbe essere un nuovo incontro, se siete single, ragazzi, però è come se non vi convincesse, come se fosse una cosa nascosta, non proprio alla luce del sole, di notte potrebbe essere con la carta della luna, la sera proprio tardi. Andiamo a vedere la torre. Diavolo, ragazzi. E 9 di coppe. Mm. Qui ho come la sensazione che vi dicano di tagliare, di far cadere questo ego, questa soddisfazione personale di cui ci parla il 9 di coppe. Allora, potrebbero essere questioni illecite, vi dico. Potrebbe essere che questa persona magari vi metta in qualche cosa di poco pulito, che l'offerta che vi facciano sia qualcosa di poco pulito, perché abbiamo 6 di bastoni al contrario e diavolo. Quindi può essere qualcosa di clandestino, diciamo, sia a livello di relazione romantica, sia a livello di coinvolgimento, magari in qualche tipo di questione, di movimento, di decisione.
Ovviamente non è per tutti, però se fosse una questione tra genitori e figli, ragazzi, io ho come la sensazione che vi invitino a rompere con la zona di comfort. È come se vi invitassero i tarocchi a sfidarvi, ad andare oltre, perché voi l'intuizione ce l'avete, ok? C'è da scegliere? Probabilmente dovrete con questo fante di spade controllare molto bene tutti i dettagli di una situazione, perché comunque col due di spade c'è qualche cosa che non vedete, ma avete un'idea globale chiara. Questi sono i dettagli, c'è qualche dettaglio che vi scappa, però la visione intera della cosa ce l'avete. Vi ricordo che la sacerdotessa è colei che vede al di là della dualità, vede col terzo occhio, ok? Allora, andiamo a vedere un oracolo. È come se aveste questa tendenza a stare fermi, a stare in una situazione che magari sapete essere tossica, però che vi dà l'appagamento immediato con questo 9 di coppe. Ed è qui che vi dicono lasciate andare questo tipo di tossicità, questo tipo di zona di comfort, questo tipo di clandestinità, questa cosa illegale, se fosse, non lo so, non mi viene in mente niente. Non ho una fantasia così sviluppata nell'illegalità. Va bene, andiamo a vedere ragazzi un oracolo. Wow, piacete a qualcuno, ma infatti qui lo vedo, ragazzi. Qui lo vedo. C'è solo un po' da uscire dalla vostra zona di comfort, da qualche vizio, da qualche brutta abitudine, da qualche situazione statica. Dovete un po' rompere l'ego, le credenze che avete avuto fino a questo momento. Però qui parla di un romanzo che potrebbe iniziare, anche se magari inizia in modo un po' così soft, senza farlo sapere a nessuno, se magari appunto i primi incontri sono clandestini. Però sento che potrebbe essere comunque, insomma, è un cavaliere di coppe, ok? Normalmente il cavaliere di coppe è una di quelle persone serie, con delle intenzioni di un certo spessore. Qua potrebbe esservi la paura a, a fregarvi più che tutto, il fatto di ritornare in certi cicli del passato, ed è per quello che qui vi dicono rompete con la zona di comfort, sfidatevi, mm, toglietevi delle credenze limitanti che avete avuto o appunto idee sulle quali vi siete basati fino ad adesso, perché è ora di, di diventare, di essere anche appagati da questo tipo di da questa nuova relazione, nuova conoscenza che potrebbe esserci. Andiamo, ok. La speranza è la condotta per i miracoli, è il modo per arrivare ai miracoli. Wow, mi viene in mente la carta della stella, ragazzi. Amici del Capricorno, scusate, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura comunque vi sia servita come ispirazione. Fatemi sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere. C'è anche l'abbonamento disponibile per chi ha piacere di conoscere materie di nozioni, diciamo, di metafisica per capire come lavorare con le energie. Sto proponendo anche il percorso individuale basato sulle credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che poi vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!